Questa serie di video funge da approfondimento narrativo, filosofico ed introspettivo di Final Fantasy IX. Questo videogioco ha ricevuto l'amore che merita soltanto da qualche anno a questa parte, nonostante una calda accoglienza da parte della critica fin da subito. Purtroppo, molti hanno difficoltà nel superare lo scoglio iniziale della grafica cartunesca, del mondo colorato e dei toni scanzonati. Il mio scopo non sarà quello di farvi cambiare idea riguardo al gioco, al personaggio o l'argomento in questione, ma mi limiterò soltanto a darvi la mia visione delle cose di un gioco che amo con tutto il cuore. Io sono Steve e oggi tratteremo uno dei personaggi più amati della saga, il piccolo Vivi Orunmila. Mettetevi comodi e buon ascolto. Vivi nasce nel luglio del 1799, 6 mesi prima degli avvenimenti di Final Fantasy IX, nonostante il suo aspetto ricordi vagamente quello di un bambino di circa 9 anni. Creato con il solo scopo di uccidere, il piccolo mago nero viene caricato su un cargo ship diretto ad Alexandria, ma qualcosa nel viaggio va storto ed egli precipita nel mare vicino alla città di Toleno. In modo similare a quello che fa Kallo con Jidan, anche Vivi viene salvato da uno sconosciuto, tale Quan, un membro della tribù dei Ku, noti per il loro insaziabile appetito e per l'apertura mentale riguardo i loro pasti. Il salvataggio avviene mentre il suddetto essere pesca nel mare coperto di nebbia, agganciando il bambino con l'amo. Inizialmente Quan ha intenzione di farlo crescere per poi divorarlo, ma con il tempo si affeziona a lui e decide di crescerlo come suo nipote, dandogli stesso un nome alla creatura, legato non a caso alla vita. Vivi fa tesoro di tutti gli insegnamenti del nonno che, grazie alla lunghissima aspettativa di vita della sua specie, conosce un sacco di cose. Purtroppo, Quan muore pochi mesi dopo, lasciando il bambino solo tra le mura della caverna in cui entrambi vivevano. Solo una settimana dopo, Vivi acquista un biglietto nella vicina città di Toleno per lo spettacolo teatrale di Alexandria, Sarò il tuo passerotto, e un conoscente di nome Marco si propone di accompagnarlo tramite mezzo volante di un nobile il giorno successivo. L'avventura del piccolo mago inizia ufficialmente ad Alexandria, un viaggio che comincia da un biglietto falso ed arriva alla difesa del mondo, con annesse riflessioni sulla vita, ma procediamo con ordine. Vivi entra nel gruppo di Jidan per caso, sfuggendo ai soldati del battaglione Plutò, poiché nonostante la mancanza di un vero biglietto, ha voluto vedere l'opera a tutti i costi. Si trova quindi, suo malgrado, invischiato nel rapimento della principessa Garnet, così come il baldo cavaliere Steiner. Contrariamente a Jidan, Vivi fa immediatamente amicizia con il guerriero, tanto da creare insieme delle mosse combinate per poter combattere in modo più efficace. Dopo un brusco atterraggio post-fuga, il gruppo deve fare i conti con la foresta del male, che evidenzia immediatamente la tenera età del mago, terrorizzato dai mostri e dalle tetre atmosfere, ma che, dopo le parole di conforto di Jidan, cerca di dare il massimo per aiutare a rendersi utile. Un punto chiave dello sviluppo del personaggio avviene a Dali, quando alcuni abitanti lo rapiscono, apparentemente senza motivo. Jidan e Garnet scoprono presto le macchinazioni dietro questo gesto e trovano una fabbrica sotterranea in cui esseri come lui vengono fabbricati in serie, anche se l'estetica di questi pupazzi differisce leggermente. Il bambino, da quel momento in poi, diventa molto più cupo e restio a sorridere e inizia a pensare a come anche lui possa essere un fantoccio, anche se, da quanto ricorda, lui ha sempre agito con un libero arbitrio. Durante i viaggi a Burmesia, Cleira e Lindblum, Vivi e compagni incontrano schiere di maghi neri, sfruttati per portare morte e distruzione dalla regina di Alexandria, Bran. Nonostante il temperamento piuttosto mite del mago, lei è uno dei pochi personaggi per cui prova un odio esplicito. Il punto di svolta definitivo avviene però nel villaggio dei maghi neri, luogo celato agli occhi di tutti in cui alcuni pupazzi si risvegliano dal loro univoco scopo bellico ed agiscono di testa loro, rifiutando la guerra e cercando di vivere una vita serena. Qui, Vivi scopre che lui e gli altri suoi simili hanno una brevissima aspettativa di vita e che presto si fermeranno per sempre.
Il maghetto, piuttosto che scegliere di trascorrere i suoi ultimi momenti in quel villaggio, prende la rassegnazione ed i sogni di libertà dei suoi simili e li usa per viaggiare e conoscere il mondo, per poi raccontarlo loro una volta tornato. Nel frattempo, le mire espansionistiche di Bran non si fermano ed anche il continente esterno viene preso di mira, con la regina che tradisce colui che le ha sempre fornito i maghi neri, ovvero Kusha. Purtroppo per lei, le sue azioni fanno parte del piano del genoma che riesce a soggiogare Bahamut e ad utilizzarlo per spazzarla via. Nella spiaggia vicina, Vivi assiste agli ultimi istanti di vita di Bran e nonostante i sentimenti negativi che prova verso di lei, riesce a provare pietà anche per quella donna così malvagia, dopo aver visto la tristezza negli occhi della figlia Garnet china su di lei in un ultimo gesto d'affetto. La prospettiva di una vita più lunga, offerta da Kusha, convince in seguito la maggior parte dei maghi neri provvisti di coscienza a seguirlo, scatenando l'ira e la determinazione di Vivi, che da adesso in poi avrà il malvagio burattinaio come obiettivo principale. Giocare così con le vite, specialmente con la consapevolezza che sono limitate, è qualcosa di totalmente incomprensibile per lui che, d'altro canto, ha deciso di sfruttare in modo positivo ed altruista ogni singolo istante della vita che gli è stata concessa. I due sono uguali ed opposti allo stesso tempo, condividono entrambi una vita molto limitata e affermano se stessi superando quello che era lo scopo per cui sono stati costruiti, ma in due modi completamente diversi e con due sentimenti contrastanti: il coraggio per Vivi, la paura per Kusha. Sconfitto il genoma e infine Necron, Vivi e compagni prendono strade diverse e ciascuno arriva, a modo suo, alla fine della sua storia ed alla maturazione definitiva, e lui, in particolare, viaggia da solo per creare un lascito di se stesso per le generazioni future. Egli troverà infatti il modo di creare, o più probabilmente trovare, prototipi identici a lui ed insegnare loro tutto ciò che ha imparato nella sua breve ma intensa vita. Alcuni giorni dopo la sconfitta di Necron, Vivi torna al villaggio dei maghi neri, chiudendo il suo viaggio e spegnendosi per sempre. La parte più triste è che durante la fine del gioco compare un suo ultimo monologo, in cui ringrazia Jidan e tutti gli altri per averlo fatto diventare coraggioso, per avergli voluto bene e per avergli fatto capire cosa significhi vivere. Lascerò i miei ricordi in cielo. Vivi non è certamente il protagonista di Final Fantasy IX, ma ricopre un ruolo altrettanto importante, trasformandosi spesso in un narratore, durante la morte di Bran, nel finale ed in altri momenti, che permette una maggiore immedesimazione nei personaggi e nella storia, con il punto di vista di un bambino innocente che scopre un mondo spietato ma anche gioie di rara bellezza. Il suo domandarsi del senso della vita, della morte, del dopo e di come avvertire la propria umanità lo rendono un personaggio con cui è facile empatizzare e, a dispetto del suo semplice aspetto, allo stesso tempo è incredibilmente complesso. È difficile trattare argomenti come la vita limitata, il significato della morte, l'esistenza e l'autodeterminazione, e la scelta di trasmetterli con un personaggio artificiale e così giovane è tanto difficile quanto azzeccata, poiché rispecchia perfettamente i toni scanzonati, ma al contempo maturi del gioco. Vivi è buono, ma arriva ad urlare e ad infuriarsi. Vivi è positivo, sebbene spesso ponga delle questioni a se stesso tristi e complesse. Vivi è timidezza, ma anche infinito coraggio. Vivi è solitudine, ma anche un membro del gruppo imprescindibile e a cui tutti vogliono bene. Vivi è ispirazione, dentro e fuori dal gioco. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, un commento o condividetelo. Ci saranno sempre più contenuti di questo tipo e ricordate, il vostro supporto è sempre apprezzato.